Ma se venne scritto da esseri celestiali, come arrivò fino a noi? Qual è l'origine del libro? Beh, questa è sicuramente la parte più curiosa, ma anche quella che fa sorgere più domande. Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata delle pillole inspiegabili. Se non avete mai sentito parlare del libro di Urantia, immagino che il titolo del video vi abbia lasciato un po' perplessi. Un'opera scritta da esseri venuti da altri mondi? Già questo sembra abbastanza inspiegabile, ma credetemi se vi dico che avrete modo di stupirvi ancora di più quando inizierò a parlarvi dei suoi contenuti. Ecco quindi il libro di Urantia. Il libro di Urantia inizia così. Nella mente dei mortali di Urantia, questo è il nome del vostro mondo, c'è una grande confusione sul significato di termini quali Dio, divinità e deità. Colui che parla è un essere venuto da un altro mondo. Qualcuno dice una creatura celestiale, altri ne parlano come di un extraterrestre, ma questo poco importa. Gli autori, perché si dice che furono diversi, introducono qui la parola Urantia come nome del pianeta Terra e si autodescrivono come personalità sovrumane che consegnano il libro come una rivelazione. Diffuso a Chicago tra il 1924 e il 1955, l'opera fu pubblicata ufficialmente proprio nel 1955 dalla fondazione Urantia, una società statunitense senza scopo di lucro che si propose a suo tempo di salvaguardare l'opera e di occuparsi della sua diffusione. In seguito il volume venne tradotto in numerose lingue e da quel momento si iniziò a conoscerlo anche in altre parti del mondo. Ecco com'è strutturato. La struttura del libro di Urantia. L'opera è composta da 2097 pagine, una prefazione seguita da 196 capitoli, suddivisi in 4 parti: l'universo centrale e i superuniversi, l'universo locale, la storia di Urantia e la vita e gli insegnamenti di Gesù. Nella prima parte viene fatta una descrizione della realtà da un punto di vista spirituale, facendo riferimento alla Trinità e a tutte quelle che potrebbero essere definite personalità superiori, a cui viene affidata l'amministrazione dell'universo. La seconda parte è dedicata alla descrizione dell'universo locale, dove si trova Urantia. La terza parte è dedicata alla storia di Urantia e l'ultima ad un resoconto completo e dettagliato della vita di Gesù di Nazareth e dei suoi insegnamenti, da prima della sua nascita fino a dopo la sua morte, anno per anno. Ma se venne scritto da esseri celestiali, come arrivò fino a noi? Qual è l'origine del libro? Beh, questa è sicuramente la parte più curiosa, ma anche quella che fa sorgere più domande. Le origini del libro di Urantia. Nel 1911, William Sadler e sua moglie Lena, noti medici di Chicago, dissero di essere stati contattati da una vicina preoccupata perché di tanto in tanto trovava suo marito in stato di sonno profondo e respirando in modo anomalo. Aggiunse poi che quando si trovava in quella condizione fosse impossibile svegliarlo. Essendo entrambi medici, i Sadler accettarono di iniziare ad osservare l'individuo durante questi episodi per indagare su una possibile causa. Col tempo, l'uomo cominciò a comunicare ad alta voce nel sonno, condividendo quelli che sosteneva essere messaggi di entità spirituali, conosciute come visitatori studiosi. Sadler continuò dicendo che aveva osservato questo individuo in più di 250 sessioni diverse e che lo stesso agiva come una sorta di tramite per le comunicazioni di presunte personalità extraplanetarie. A questo punto c'è da sottolineare una cosa. I coniugi Sadler erano entrambi medici rispettati e William Sadler fu uno psichiatra avventista demistificatore dei fenomeni paranormali, tanto da essere noto come un inguaribile scettico. Nel 1929 pubblicò un libro intitolato The Mind at Mischief, in cui spiega i metodi fraudolenti dei medium e come l'autoinganno può portare a certe rivendicazioni psichiche. Eppure, disse che di fronte al fenomeno al quale era soggetto il suo vicino, non aveva spiegazioni. Sadler rimase così impressionato da questo fatto che iniziò a riunirsi la domenica con un gruppo locale di amici, vicini e colleghi per intavolare discussioni in materia di filosofia e religione. Quando tirò fuori il caso di questo individuo anonimo, i membri del gruppo vollero leggere per curiosità alcune delle trascrizioni di quelle sedute. Da lì i dettagli diventano confusi su come il libro fu scritto e compilato.
ma un'affermazione comune è che i membri del gruppo avrebbero posto una serie di domande, alle quali avrebbero ottenuto risposta sotto forma di documenti scritti che apparivano misteriosamente. Alla fine, tutti i documenti sarebbero stati compilati per formare quello che è ora conosciuto come il Libro di Urantia. I circa 30 membri del gruppo, conosciuto come il Forum, giurarono di mantenere il segreto in merito alla persona che fungeva da contatto. Presumibilmente le comunicazioni continuarono per altri 2 decenni, ma fu solo nel 1955 che ottennero il permesso dagli esseri celestiali di pubblicarlo. La Fondazione Urantia venne costituita nel 1950 in Illinois come una società educativa e senza scopo di lucro. E attraverso la raccolta di fondi privati, il libro venne pubblicato sotto copyright internazionale il 12 ottobre 1955. I membri del comitato di contatto erano gli unici testimoni delle attività del paziente dormiente e solo loro conoscevano la sua identità. L'individuo venne volutamente mantenuto anonimo per evitare scene indesiderate di venerazione o di rispetto nei suoi confronti. Ma nella pratica, cosa dice il libro? Perché ha fatto così tanto scalpore? Ecco alcune idee di base. I misteriosi concetti del libro di Urantia. Il libro di Urantia dichiara l'esistenza di un dio trino, che è creatore e sostenitore dell'universo, ed è motivato nel rapporto con le sue creature principalmente dall'amore. Un concetto che la maggior parte di noi conoscerà bene, ma in nessun momento si dice che sia un'estensione o scissione del cristianesimo. In effetti, nel libro viene negata la dottrina del peccato originale, l'esistenza di inferno e paradiso, o la risurrezione della carne. Secondo quanto riportato nell'opera, l'universo maestro è centrato sull'isola eterna del paradiso, la dimora eterna della divinità. Esiste poi un universo centrale, chiamato Avona, che circonda l'isola del paradiso, che consiste in 1 miliardo di mondi, disposti in 7 livelli concentrici. Ed ora fate attenzione perché la cosa si complica. Intorno a questo universo centrale ruotano 7 supercreazioni di tempo e spazio, i 7 superuniversi. Ogni superuniverso è organizzato in 10 settori maggiori, ogni settore maggiore in 100 settori minori, ogni settore minore in 100 universi locali, ogni universo locale in 100 costellazioni, ogni costellazione in 1000 sistemi locali e ogni sistema a sua volta è composto da un massimo di 1000 pianeti abitati. Secondo questa descrizione, Urantia sarebbe il pianeta 606 del sistema di Satania, del 7° superuniverso Orvonton. Altro concetto interessante riguarda noi abitanti della Terra. Il libro di Urantia sostiene che ogni essere umano, la cui mente è capace di decisione morale e che ha raggiunto l'età di 6 anni, è abitata da un frammento assoluto o qualificato del Padre universale. Ciò significherebbe che Dio stesso abita la mente di ogni persona, condividendo e sperimentando tutte le sue emozioni, pensieri, sentimenti, gioie, dolori, paure e ansie, con lo scopo di funzionare come una guida ispiratrice della personalità. Ma agisce solo quando la creatura, usando la sua libera volontà, cerca tale guida. Questo frammento fa una copia di ogni esperienza che è di valore spirituale e la conserva per essere parte integrante della creatura quando si risveglia dopo la morte fisica. Per farla breve, ciò che suggerisce il libro di Urantia è che l'uomo dovrà sottoporsi ad un lunghissimo cammino di perfezione per trasformare la creatura materiale in uno spirito. Questa spiritualizzazione avverrà attraverso il passaggio ad un livello intermedio, chiamato Morontia, e saranno necessarie più di 500 dimensioni di evoluzione morontica e più di 1 miliardo di passi sul cammino spirituale prima di raggiungere il Padre. Beh, come potrete immaginare, il libro venne accolto in diversi modi. Alcuni lo apprezzarono come un'opera fittizia dai temi fantascientifici. Altri, invece, furono rapiti dalla dottrina che illustra, ed altri ancora lo criticarono aspramente. Ma tra coloro che dimostrarono il più completo scetticismo nei confronti dell'opera, c'è un personaggio che vale la pena di menzionare. Il suo nome è Martin Gardner, e questo è ciò che disse riguardo del volume. L'aspra critica di Gardner. Martin Gardner è stato un matematico, illusionista, divulgatore scientifico e banker statunitense, che ottenne parecchia fama nella sua variegata carriera. Quando venne a sapere dell'esistenza del libro di Urantia, si mise subito a studiarlo e le sue conclusioni furono chiare.
Il libro conteneva diversi errori dal punto di vista scientifico, errori che sono un chiaro riflesso dei punti di vista che prevalsero scientificamente parlando negli anni in cui venne scritto. Vale a dire che doveva essere stato scritto dagli esseri umani, con conoscenze imperfette a livello scientifico, e non da creature venute da un altro mondo. Non elencherò tutti i punti controversi contenuti nel volume. Solo per fare un esempio, però, vi basti sapere che nel libro viene detto che Andromeda è ubicata a circa 1 milione di anni luce dalla Terra, mentre che le scoperte contemporanee hanno concluso che questa galassia dista circa 2537 milioni di anni luce dal nostro pianeta. Stessa cosa vale per la descrizione della formazione del Sistema Solare. Il libro di Urantia lo spiega in linea con l'ipotesi del planetismo di Chamberlain-Moulton, teoria che venne scartata dai primi anni del 1940. Ora è l'ipotesi nebulare, quella accettata dalla scienza. Insomma, sembra decisamente poco probabile che questo volume sia stato davvero scritto da esseri provenienti da un altro mondo, con la missione specifica di affidarci una rivelazione di vitale importanza per l'umanità. Fatto sta che, per quanto possa sembrare assurdo, l'interesse per quest'opera sta aumentando in modo impressionante ed esponenziale. E comunque una cosa devo proprio dirla. Il libro di Urantia è un lavoro straordinario, un'opera di fantascienza che dimostra una creatività impressionante. Certo, a livello di contenuti può essere assolutamente criticata, considerata bizzarra, ma il suo valore letterario è fuori discussione. Almeno per me. E voi cosa ne pensate? Conoscevate il libro di Urantia? E cosa ne pensate della sua visione dell'universo? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'inspiegabile.